Ciao a tutti amici di BDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi c'è con me Peppe che mi aiuterà a parlarvi di un argomento molto particolare di questa Ford Edge Vignale. Vi abbiamo mostrato il suo sistema di infotainment Sync 3 e come abbiamo fatto per la Ford Focus Active vi porteremo alla scoperta dettagliata e precisa dei consumi che abbiamo registrato noi, non quelli dichiarati dalla casa madre, con questa vettura. Prima però vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche con il campanello perché prossima settimana uscirà il test drive completo con la Ford Edge Vignale. Se vi va, date uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Andiamo alla guida? Pronti? Peppe, prima di parlare dei consumi, dacci un po' il contesto di quest'auto e di cosa ne abbiamo fatto, diciamo. Certo, in questi giorni abbiamo provato questa Ford Edge Vignale, quindi un allestimento molto lussuoso, equipaggiata con un motore 2000 EcoBlue diesel da ben 238 cavalli, quindi la declinazione più sportiva, quella più potente, con oltre 500 Nm di coppia, in quanto ricordiamo tale motore è disponibile anche nella variante da 190 cavalli. Questo motore è equipaggiato nella nostra versione con il cambio automatico a 8 rapporti ed una trazione permanente intelligente 4x4. I consumi dichiarati dalla casa sono stati purtroppo ben diversi però da quelli che abbiamo effettuato. Ve li leggo in quanto non li ricordo a memoria tutti. Abbiamo dichiarato dalla casa un consumo urbano di circa 8,9-8,5 km, un extraurbano, quindi da intendersi su strade provinciali tra i 90, i 70 e i 110 all'ora, tra i 6 e i 5,8 litri ogni 100 km, concludendo per un combinato di 7,1-6,8 litri per 100 km. E io parto proprio da questo dato, Carlo, perché penso sia quello più importante. Certo. Come tu stesso vedrai dal computer di bordo, cosa ci ha dato di media, invece, rispetto al dato dichiarato da Ford? Dunque, partendo dal presupposto che l'auto l'abbiamo ritirata da Roma, quindi fare Roma-Bari, eravamo in 5 persone, perché comunque questa è un'auto comoda, abbiamo deciso di testarla in viaggio in autostrada con appunto guidatore più 4 passeggeri più annessi i bagagli. La macchina era bella carica. Roma-Bari in circa 500 km, più l'utilizzo che abbiamo fatto tra le varie location di riprese, tra strade urbane, extraurbane, autostrade, strade statali e tangenziali varie, c'è un bellissimo tramonto in questo momento, abbiamo percorso 1229,3 km e appunto il computer di bordo sta ancora contando perché la nostra esperienza finirà tra un paio di giorni con un consumo registrato, scusate, medio di 8,9-9 litri ogni 100 km. Andando tramite lo schermo dietro il volante a selezionare la voce consumi carburante, troviamo un consumo istantaneo che in questo momento a 40 km/h in città si attesta tra i 5 e i 7, diciamo varia ovviamente in base alla pressione del mio piede sull'acceleratore, litri ogni 100 km. Per un consumo medio della giornata di oggi siamo stati tra Bari e Ostuni, giusto per darvi un contesto, sarà quanto un 90 km di distanza circa, riprese generiche di 8,6 litri ogni 100 km. Quelli generali che noi abbiamo registrato, nello specifico tra cittadino, misto, quali sono stati? Sono stati purtroppo ben più alti, in quanto abbiamo avuto dei consumi per il ciclo extraurbano a 90 km/h di circa 5,5 litri per 100 km, a 130 km/h parecchio più alti, 8,7 litri ogni 100 km, e sui 7 litri ogni 100 km a 110 km/h. Ciò vuol dire comunque, potremmo concludere dicendo, dei consumi parecchio più alti di circa 1,5 litri, 2 litri rispetto ai dati comunicatici da Ford. Sì. Ovviamente sono state tutte prove nelle quali abbiamo registrato questi consumi utilizzando il cruise control, perché questo è stato il cruise control adattivo, quindi l'auto è stata sempre in condizioni tra virgolette di acceleratore piuttosto stabili. Quindi dandovi qualche altro dato, l'auto pesa 2116 kg, quindi un peso non indifferente, un'auto come saprete dal test drive che uscirà fra qualche giorno molto made in USA, devo dire, un modello abbastanza americano nelle sue caratteristiche, con delle emissioni, ahimè, di 187 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso. In base alla normativa attuale, questo motore Euro 6.2, altresì denominato Euro 6 di Temp, rientra tra le auto che fanno
fanno rientrare la Edge tra le auto che sono sottoposte alla cosiddetta ecotassa, quindi che sia la versione da 190 cavalli, che sia la versione da 238 cavalli, che è quella che sto guidando in questo momento, un dato da non sottovalutare è appunto il costo dell'ecotassa, che varia da 1100 a 1600 euro, quindi assolutamente, ripeto, da non sottovalutare. In poche parole, questa è un'auto... Potremmo concludere dicendovi che è un'auto sì spaziosa, grande, confortevole, comoda, ma allo stesso tempo la sua massa, la sua mole e ovviamente di conseguenza tutto ciò che ne comporta la penalizza sotto il punto di vista di consumi, inquinamento e anche appunto costi di gestione. Certo, e c'è anche un altro dato, un'altra informazione che purtroppo non bisogna sottovalutare. Nella Ford Focus Active c'era, qui manca un pomello o comunque dei pulsanti per gestire le diverse modalità di guida. Questo l'ho detto anche nel test drive perché è molto importante. L'auto gestisce automaticamente in base alle condizioni e allo stile di guida appunto i driving mode, ma non si può andare a selezionare manualmente una modalità eco. Purtroppo, perché sarebbe stata comoda. Abbastanza penalizzante. Certo. Probabilmente in eco o con una modalità eco che avrebbe quindi sistemato la risposta di cambio, frizione, motore, sterzo in maniera più dolce, avremmo potuto ottenere forse dei consumi più bassi. Certo, senz'altro. Fateci sapere quindi i vostri pensieri riguardo quest'auto in attesa del test drive completo in tutte le sue caratteristiche qui sotto nei commenti. Per non perdervelo, ovviamente iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche cliccando sul campanello e se vi va date uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Che dire, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao ragazzi!